Beh, allora, ho qui un po' di prodotti da mostrarvi. Per qualcuno ci avevo preparato un approfondimento, ma per mancanza di tempo, ahimè, ve li riunisco tutti qui. Insomma, alla fine sono oggetti semplici, quindi accontentatevi con delle info principali. Allora, il primo fra tutti è un mouse di Acco, la G325. Probabilmente questo marchio lo rivedrete in futuro con le tastiere. Comunque, confezione gradita esteticamente. All'interno trovate poco, oltre al protagonista, giusto un foglio riepilogativo solo in cinese, mannaggia, e gli adesivi in 3M sostitutivi, da mettere qui sotto in caso questi altri si rovinino. Fatemi un attimo sentire il tocco. Wow, vi ci innamorate. Un click, come posso dire, come lo posso aggettivare? Fine, ecco, delicato. Non avete quella sensazione decisa, rigida che può avere un mouse da gioco. Anche l'appoggio è puro godimento. Al tatto la superficie fa ricordare le scocche dei Nokia Lumia fatte in policarbonato. In realtà poi è tutto fatto in ABS. Cavo da 1,80 m, è stato un po' criticato, sembrerebbe di non qualità, rigido nella flessione, decisamente spesso, ma personalmente contraddico. Come costruzione ho visto molto peggio. Mi piace avere un limitato piegamento, altrimenti troppo flessibile va dove gli pare. È ottimo che sia spesso, così è più resistente, non deve essere fino come quello degli auricolari, che lì vengono fatti proprio così in modo che passino dentro la maglietta. Comunque, a livello hardware e software c'è un chip, penso proprietario, ora il nome esatto non me lo ricordo. Dico penso perché ormai sarà stato clonato 1 milione di volte. A proposito di 1 milione, qui ne possiamo fare 50, o meglio, sono supportati. Il tasto DP è un po' di meno, 20. Quest'ultimo poi ha una regolazione che va dai 250 fino ai 2500. In realtà, se lo programmate con l'apposito applicativo, arriva fino ai 5000. Rotella autobloccante, non so se si possa definire così, nel senso che ad ogni minima rotazione c'è un limitatore di movimento. Poi, di lato, 2 tasti che di base offrono il classico avanti e indietro nelle pagine web, ovviamente anche questi configurabili. È un po' pensato per il gioco, dico un po' perché è abbastanza pesante, relativamente dico, perché sono 126 grammi, magari rientra in questa categoria perché ha la regolazione DPI, una parte di estetica accattivante con l'alieno illuminato, però io lo vedo per un uso comune, al limite si può usare per giochi leggeri, semplici. No, vabbè, Prato è fiorito ormai. Insomma, in generale promosso, e diventa il principale. Lo sostituisco a quello Trosmart mostrato in una vecchia recensione. Bene, inoltre facciamo così, non ve lo dico ora sul perché ho scelto questo oceano moderato, lo capirete magari in un prossimo video. Trosmart al PR che me lo ha inviato. Gli chiedo scusa per l'enorme ritardo nel mostrarlo. Non vi dico quando mi è arrivato, se no mi sento in rete pigri. Si chiamano Onyx Free, la serie Onyx, l'avete vista anche in un'altra recensione. Non le sto qui a testare, ve le introduco e basta, dai. Allora, connessione Bluetooth. Poi in IR, cioè coi gommini da inserire nel condotto uditivo, e si aggirano intorno ai 30 euro. Ecco, posso già finire così. Comunque, per andare un pochino più nel dettaglio, posso dire che non si staccano mai dall'orecchio. Sono ideati infatti per lo sport e hanno anche la protezione IPX7 contro pioggia e tsunami.
I due elementi possono essere usati singolarmente, cosa fantastica, così se correte con un amico, meglio una bella roscia, si può in simultanea ascoltare lo stesso brano musicale o un lungo podcast. La peculiarità comunque sta nell'igienizzazione, perché ci sono 2 sterilizzatori ultravioletti che andranno ad agire appena gli auricolari vengono introdotti. La sterilizzazione dura 30 secondi e vedrete i LED lampeggiare. Poi, diciamocelo, col Covid-19 ci hanno marciato tanto sopra su questa cosa, ma ben venga comunque. Per farvi capire meglio, vengono eliminati i batteri che proliferano sulla superficie. Fa un po' schifo, ma vengono molto venduti per questo. Comunque, l'astuccio mi piace molto, di più rispetto a quello dell'Ace, perché mi pare più elegante, più serio, e poi tutto qui anche meno schiacciato rispetto agli Spunky Beat. A proposito, gli Spunky Beat hanno il cavetto di ricarica integrato nella loro custodia, e sarebbe stato interessante anche per quest'altra. Poi guardiamo anche i soliti aspetti: poca latenza, un po' di più nei giochi, ma questo vale per ogni auricolare sotto i 100 sacchi. Facile accoppiamento con i dispositivi, basta aprire la custodia, vedere se si accendono i LED a luce rossa e blu lampeggiante, che sta a significare la modalità di associazione, e il collegamento è fatto. Una cosa da dire ultima: non sono presenti sensori di prossimità, quindi ogni qualvolta che vi togliete un auricolare, la riproduzione di un contenuto non si metterà in pausa, ma dovrete attivare i pulsanti, che sono fisici, ricordo, niente superficie sensibile al tocco. Ok, ora tocca a DeskTech V5, quindi V starà per versione. Un visore per la realtà virtuale. Confezione naturalmente le istruzioni. Ottimo che ci sia un controller, perché spesso non lo includono. Il controller sta a significare che gli utilizzi si ampliano, nel senso che potete liberamente fare giochi anche complessi che richiedono diversi tasti, come quelli di una console. Avete persino la levetta, che volete di più? Comunque altro da dire non c'è, insomma, è palese che non ci sia un software integrato, per quello che dovete andare su prezzi più alti. I dispositivi vengono facilmente alloggiati, non ci sono problemi di grandezze. L'involucro per il viso è comodo, non provoca né pruriti né fastidi vari, removibile per pulirlo naturalmente, e aggiungo che è ironico e al tempo stesso inquietante a vederlo. Un po' tutte le maschere danno questa sensazione. Passiamo non so per bene come si possa pronunciare, Leafless Hanging Neck Fan, modello S01, vabbè, poco importa. Allora, di questo oggetto non so dove sia l'inserzione, vi giuro. Quando è arrivato la tizia che me lo ha proposto è scomparsa. Al limite, se trovo la pagina di vendita ve la lascio in descrizione, come ho fatto per gli altri prodotti. E mi imbarazza un po' a mostrarvelo, insomma è un oggetto bizzarro, forse in Oriente lo si vede di più, non lo so, è un ventilatore a tutti gli effetti. Lo accendete, le due ventoline iniziano a girare e ve lo mettete al collo. Sì, decisamente, insomma, decisamente imbarazzante. Non andrei in giro con questo coso. Magari se state da soli al chiuso va bene, però non so quanto vi possa rendere ridicoli davanti a delle persone. Comunque, qualche info: 3 velocità diverse per le ventole, regolabili unicamente dal bottone di accensione e spegnimento. I 1800 mAh si ricaricano con una micro USB, bastano 5 watt, peso 220 grammi, che può sembrare tanto, però non li sentite perché non si concentrano naturalmente su un unico punto. Sono comodi, è comodo, ecco, siamo il maschile, ventilatore.
Ok, dai, passiamo ad altro che è meglio. Origem HS3 Pro, auricolare Bluetooth orientato allo sport. Per prima cosa mi viene da prendere la custodia, rigida per fortuna, dico, perché insomma portare di solito questi oggettini piccoli e sono sensibili, appena cadono a terra sarebbe meglio che tutte le aziende adottino sempre una custodia, no? Abbastanza robusta e non il classico sacchettino, no? Comunque al suo interno il cavetto per la ricarica, anche qui micro USB, e nella bustina ci troverete 4 tipi di gommini, XL, L, M e S, e anche una clip per il cavetto che quella è proprio facoltativa, per così insomma vi può dar meno fastidio insomma addosso. Il cavetto perché comunque i due altoparlanti sono collegati, questo sta a significare che o tutti e due nell'orecchio o se no è scomodo. Rossi, non so se ci sono altri colori. Controller che è da qui che ricaricate, con poi il microfono, 3 tasti. Vi consiglio vivamente di leggere il manuale d'uso, c'è anche il nostro italiano a pagina 35, vi dico di guardarlo perché contiene tante informazioni che vi dicono che c'è un assistente vocale, una modalità fotografia, come inserirli correttamente, il gambo, strambo lo dovete far passare dietro l'orecchio, come connetterli, perché dovrete insomma giocare con i pulsanti all'inizio della configurazione, quando appunto fate l'accoppiamento col dispositivo principale. Pensate che il software può essere aggiornato, non sempre è possibile farlo con questi tipi di dispositivi. Passiamo all'ultimo, uno smartwatch. Non so bene anche questo come si pronunci, la marca, ma comunque ci provo. iLow, ok. Allora, molto meglio rispetto a dei suoi concorrenti della stessa fascia di prezzo, perché innanzitutto l'estetica è più curata, rimane pur sempre della plastica, però ci hanno azzeccato con il colore che ci hanno messo, perché parebbe diciamo dell'alluminio, anche le scritte messe a cerchio come l'Apple Watch, insomma ottimo. Ha un cavetto abbastanza particolare, non il classico standard micro USB, ma una ricarica magnetica, bella salda. I cinturini si possono cambiare e la batteria è nella media con 260 mAh. E per finire, cosa molto apprezzata, importante, un'applicazione dedicata. Io l'ho installata su iOS, ma c'è anche per Android. La connessione poi è una delle ultime, quindi massima sicurezza per questo aspetto. Parlo del Bluetooth 5.0 e poi come software fa il suo. Ovviamente per il prezzo, insomma, quello andiamo ad acquistare. Oltre agli allenamenti ci sono le classiche funzioni come la misurazione del battito, del cuore, il cronometro, il contapassi, insomma le solite cose, nulla di particolare. Qui però ancora non ho iniziato. Oggi nessun dato. Fatemi fare una corsetta.